'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can keep... Sì, la tua voce è più microfonosa, la mia è più... Che caldo fa! E io faccio il cappello bianco e gli occhiali. Io sto già schiumando. Volevamo farla all'ombra, ma Io ho detto di no. qua si vede bene, c'è la luce del sole, c'è lo sfondo, c'ha ragione. Là c'era una pianta con una staccionata. Sigla! Ciao a tutti ragazzi, E bentornati sul canale. oggi siamo qui con questo cavallo. Sì. Possiamo chiamarlo cavallo? Sì, perché è bella alta. Questa Sì. CF Moto 1000 MT. 1000 MT. Prima di iniziare con scheda tecnica e tutto, Sì, dobbiamo fare un ringraziamento. esatto, a CF Moto Modena che ci ha prestato la moto per tutta la giornata, così ce la testiamo bene, facciamo tutto con calma e possiamo capire e dire davvero le nostre considerazioni su questa moto. Esatto, quindi grazie CF Modena, grazie Fabio, dato la possibilità. Vi lasciamo qui in fondo in descrizione l'indirizzo per la loro concessionaria, così se volete andare a provare qualche CF Moto. Comunque vi lasciamo tutto sia nelle info del video e sia qua in descrizione l'indirizzo dove si trovano. Partiamo raccontandovi come al solito due dati tecnici i principali. La cilindrata abbiamo capito a un 1000, Ha un motore bicilindrico parallelo, fronte marcia, fronte marcia, da 113 cavalli a 8500 giri, e sviluppa 105 Nm a un po' più in basso a 6250 giri. raffreddamento a liquido ovviamente. Ovviamente, essendo 2026 motore emissioni Euro 5 Plus, di media come consumo di litri di carburante siamo a... CF Moto dichiara 21,7. Io direi di parlare velocemente della ciclistica. Abbiamo un telaio in tubi di acciaio, un peso complessivo Di 206 kg a secco, una volta riempita, perché il serbatoio tiene 22 litri e mezzo, perciò chili dopo salgono perché ha anche una bella capacità di serbatoio. questo serbatoio che si sviluppa verso il basso. Sicuramente aiuterà un po' nel baricentro, Esattamente. non avendo tutti i liquidi in alto. Per quanto riguarda i freni, all'anteriore abbiamo due dischi da 320 mm morsi dalle pinze Brembo M4.32, molto conosciute, mai super collaudate, monoblocco. Mentre invece al posteriore abbiamo un singolo disco da 260 mm morso da una pinza, sempre Brembo, a singolo pistoncino. Dimensioni delle ruote. È un Adventure, dunque Ovviamente, cosa può avere davanti? un 17. No. Pneumatici abbiamo degli Pirelli Scorpion Rally, all'anteriore misura 21 90/90. Mentre invece al posteriore abbiamo 150/80 come pneumatico e un cerchio da 18 mm. Così. È un Oreo, è un Ringo. E un cerchio da 18 pollici. Poi abbiamo un interasse delle ruote di... 1530 mm. Per quanto riguarda le sospensioni, cosa abbiamo davanti? All'anteriore abbiamo una forcella da 48 mm della Kayaba con un'escursione di 230 mm completamente regolabile, dunque precarico e idraulica. Mentre invece al posteriore abbiamo un mono, sempre con escursione da 230 mm, anche questo completamente regolabile. Compressione, estensione. Poi in più c'è questo bellissimo pomellone da girare per regolare il precarico. Più comodo. Molto comodo. Direi che a livello di sospensioni Sì, siamo messi bene. molto bene. Per quanto riguarda l'altezza della sella da terra, adesso proviamo, facciamo il solito test del nanetto, che sono io. Questa è dichiarata a 870. Poi andiamo sul difficile, ragazzi. Allora, io se sto dritto sono con le punte, ma proprio, oddio mio. Qui c'è un po' di pendenza, c'è il rischio di andare... Ti prendo. Mi prende. Comunque sono sulle punte, ma proprio... Punte punte. Sì, del tipo che ti sposti da una parte all'altra Per per mettere stare... giù il piede. Esatto. Poi ovviamente sempre un po' di malizia, un po' di... Si mette il piede, si sposta la chiappa e il piede è completamente appoggiato.
Ovviamente bisogna essere svelti in questo movimento. Da specificare che CF Moto fornisce anche una versione bassa della sella. Praticamente è solamente più scavata in questo punto, il resto è uguale, e ti garantisce 2 cm in meno dall'altezza della sella da terra. Esatto, dunque passiamo a 850. E si riconosce, c'è proprio un marchio stampato sulla pelle. Esatto, del riscaldamento, perché sono selle riscaldabili. Anche questa è riscaldabile, sì. però quella bassa c'ha proprio il simbolo. Comunque, per riconoscere una sella bassa da una base si guarda lateralmente qua sulla parte sinistra della sella se ha il logo. L'unico dato a livello ciclistico che non abbiamo trovato, perché non lo dichiara neanche il CF Moto, è la luce da terra. Adesso noi prendiamo il metro. Ve la troviamo noi la luce da terra. Sì. Adesso misuriamo la luce da terra con questo metro. Non siamo perfettamente sul piano. Non sappiamo bene dove misurare la luce da terra. Noi lo facciamo, non rompete il Mi sembra un'ottima premessa. La luce da terra, in questo caso la luce dall'erba, è di 235 mm. Luce da terra dichiarata dai belli biker, 235 mm. Se lo azzecchiamo tutti i prossimi dati delle prossime moto le facciamo con questo. Cioè anche i dischi, no? Sono da... Questo è un Euro 5 Plus. Abbiamo uno schermo da 21 cm e mezzo per 14. È un tablet. E adesso vi spieghiamo il TFT. C'è una marea di roba da spiegare adesso su questa parte display elettronica. Sì, infatti Quindi faremo un po'... cercheremo di fare una roba veloce, però ci spostiamo all'ombra un attimo perché punto primo così lo vediamo meglio anche noi, e punto secondo Lui si sta sciogliendo, dunque ci vediamo all'ombra. Comunque intanto vi dico che il TFT è da 7 pollici a colori touch. Questo è il mega schermo TFT. Qui abbiamo un blocchetto che è completo di tutte le cose che si possono fare, però adesso io andrò a utilizzare il blocchetto per spostarmi nel menu, ma questa cosa si può fare anche con il touch. Si può scorrere in tutte le varie impostazioni, settare riscaldamenti, mica riscaldamenti, volumi, e vabbè, adesso lo faremo col blocchetto. Questa è la schermata principale di navigazione, in cui qui vediamo l'indicatore dei giri motore, la mappa, cruise control, velocità, segnala che c'è il cavalletto, tutte le spie sono qui in alto, anche qui pressione, mica pressione, la mappa inserita, in questo caso è la standard. Per cambiare mappa qui sul blocchetto c'è un tasto mod, basta schiacciarlo e si passa in pioggia, fuoristrada e standard. Da standard a pioggia si può cambiare anche durante la marcia, mentre fuori strada bisogna fermarsi perché va a disabilitare, cioè va a rendere modulabile l'ABS. Infatti adesso siamo in se ci mettiamo in fuori strada vedete che c'è un numero 3 qua di fianco alla moto, è il livello di ABS. Noi possiamo andare a regolarlo fino a spegnerlo. Inoltre c'è una quarta mappa che però non si raggiunge semplicemente col tasto mod, ma bisogna entrare nelle impostazioni. Per andare nelle impostazioni, qui dove c'è il simbolo della moto, e vedete che c'è la mappa tutto terreno. Scorrendo in giù, andandola a selezionare, si preme su set, qui vi dice l'attivazione della modalità tuttoterreno disabiliterà l'ABS delle ruote sia anteriore che posteriore, e dunque per abilitarla dovete fermarvi, entrare nel menu e confermare. Adesso proviamo con il guanto, così vi faccio vedere anche con il guanto che comunque prende. Proviamo per abilitare questa mappa anche con il guanto, sia con il pollice, come vedete ha caricato e l'ha inserita. Proviamo anche a mettere le altre mappe, le seleziona. Adesso anche con l'indice, perciò senza nessun problema risponde bene. Partendo qua dall'alto nelle impostazioni ci sono appunto le mappe, l'abilitazione del cambio elettronico che qui viene chiamato cambio veloce, luce freno tipo d'urgenza perché quando andate a frenare lei attiva le 4 frecce, e il riscaldamento di manopole e sella da andare a settare con i vari livelli. Adesso noi non le settiamo perché direi che c'è abbastanza caldo. In questa impostazione ci sono, quanto riguarda il telefono, la connettività, dunque cuffie, ovvero interfono, telefono e il wifi dopo, che serve per i vari aggiornamenti. Poi qui volume, abbiamo il volume generale dei media del telefono, CarPlay, il suono generale. Qui abbiamo le impostazioni che riguardano il display, dunque luminosità, dimensione di carattere, l'avviso di cambio marcia
e quello che andiamo a vedere nella visualizzazione normale di marcia, ovvero quello che si vede in basso. Adesso vi faccio vedere. Qui in basso vedete ore motore, voltaggio batteria, la musica, si può scorrere, chilometri totali, trip 1, consumo medio e tutto il resto. Andando in impostazioni appunto andate a impostare i 3 menu come li volete vedere. L'ultima impostazione c'è tutto quello che riguarda appunto l'aggiornamento del TFT, lo spazio si va ad utilizzare per aggiornamenti e tutto, e reset, si vuole portare la moto ai dati di fabbrica. Ripristino delle impostazioni di fabbrica, cancellerà i dati di configurazione attuale, confermare no. Questo più o meno è tutto quello che c'era, o comunque le principali cose che c'erano da sapere su questo TFT, oltre al fatto che è regolabile, si può inclinare leggermente in basso o leggermente in alto per quando si va in fuoristrada, infatti è un po' più comodo verso l'alto. E adesso ripartiamo, continuiamo con il test ride, così capiamo bene come va questa moto e poi ci rivediamo per le considerazioni finali. Eccoci qua in sella la nostra CF Moto MTX 1000 o 1000 MTX, come volete dirlo, è uguale. È comunque una moto super accessoriata perché veramente abbiamo su di tutto, dall'elettronica che ce n'è un'infinità all'ammortizzatore di sterzo qui, cioè veramente io a questa cifra avere tutte queste cose molto bene, molto bene. CF Moto, state tirando fuori delle robette niente male. Questo schermo enorme ha davvero un sacco di roba dentro qua, comunque è completissimo e addirittura touch. In galleria sto guardando se i blocchetti sono retroilluminati ed effettivamente lo sono, sia quello delle 4 frecce d'emergenza che la parte frontale, così potete navigare un po' nel menu anche di sera. Ne approfitto di parlare dell'utilizzo nel traffico un po' cittadino. Per andare così, anche adesso sono a 40 all'ora in seconda, la moto non strappa, anche il quick shifter a queste velocità funziona molto bene, forse è un po' secco negli innesti, però non mi sembra che tagli troppa potenza o sia un po' duro da far entrare. Bello presente, nel senso non sbaglia le marce, quando si inserisce una marcia o si toglie è bello secco, sentite? Tac tac, 2 marce, scalata, facciamo un bel tormentino e giù. Wow ragazzi, ma si alza di brutto. Sono le prime giornate di caldo, realmente caldo, e sento subito che adesso sono partite le ventole e vi butta l'aria calda nella zona delle gambe, più precisamente qua nella zona dei polpacci proprio. Queste 2 mega ventole che abbiamo qui sotto buttano fuori una grande quantità di calore. Io vi sfido a tutti voi ad andare in braghe corte con questa moto, secondo me lo stinco poi lo mangiate con le patate quando arrivate a casa, quindi obbligo di pantaloni lunghi. D'altronde ricordiamoci, è Euro 5 Plus, dato che è una 2026, con queste normative comunque i motori scaldano tutti, non c'è una moto che non scalda con questi catalizzatori enormi. Parlando della posizione in sella, per il momento triangolazione sella, pedane, manubrio, allora con il busto siete molto dritti, proprio seduti dritti. Le gambe, se volete tenere i piedi un po' in punta come se fosse una guida un po' più sportiva, dovete tenere le gambe un filo più rannicchiate rispetto più o meno alla concorrenza di questa moto, mentre se tenete a metà piede comunque è comoda come posizione anche delle gambe, non siete sacrificati. Le braccia sono belle distese verso il manubrio è bello largo e in realtà per queste moto adventure così a me piace il manubrio largo. Sicuramente anche in qualche viaggio la posizione non stanca. A livello di vibrazioni, piedi, sella e manubrio, devo dire che si sentono sopra, diciamo, i 4000 giri. Quando si passano i 4000 giri cominciamo a sentire queste vibrazioni, ma sono vibrazioni veramente lievi, soprattutto sui piedi. Sono ben ammortizzati dalla gomma che c'è in dotazione su queste pedane, che ovviamente è rimovibile. La sella, sì, è vero, al primo impatto è duretta appena ci si sale su, però dopo aver macinato un po' di chilometri diciamo che non è una sella di quelle che si sfondano e quindi non conta più niente dopo, ma neanche così tanto sostenuta che rimane dura come dal primo minuto in cui sali in sella. Poi bisognerebbe provare quella
in modalità con 2 cm più bassa, che magari essendo scavata nella parte del pilota magari c'è meno imbottitura, può risultare magari un filo un po' più dura rispetto a questa. Direi di iniziare a parlare un po' della protezione aerodinamica di questa moto. Già a vederlo il cupolino comunque è molto bello, però mi sembra un po' stretto. Il cupolino nella versione bassa mi copre a me fino alla mentoniera del casco sostanzialmente, perciò fino a questo livello sono coperto dal vento nella posizione bassa. Le spalle sono completamente scoperte, siete coperti nella parte centrale del busto, ma le spalle sono scoperte. Adesso proviamo ad alzare il cupolino. Il cupolino si alza tramite questi 2 pomelli che ci sono da una parte e dall'altra. Adesso proviamo a farlo in marcia, non è super comodo ma comunque si riesce a fare. Ok, adesso nella posizione più alta. La protezione per quanto riguarda il casco è passata da zona mentoniera a qui zona limite visiera, dunque abbiamo guadagnato questi 10 cm, 15, però comunque la parte più alta del casco viene lasciata ancora alle turbolenze. E anche in realtà per quanto riguarda comunque le spalle non è cambiato molto, perché è vero che abbiamo rialzato il cupolino ma è comunque molto stretto come forma, è molto adventure, sportivo, ma comunque la protezione non è delle migliori. A livello di impianto frenante direi che non ci si può lamentare, Entrambi regolabili come leve, sia la frizione che il freno. Il freno dietro è bello modulabile, se si frena entra, l'ABS una volta che premete un po' più forte si sente che entra, ma il giusto, non è troppo invasivo. Quello davanti con le pinze Brembo le conosco bene perché ce le avevo anche sul Monster e frenano molto bene. Sono modulabili, ma se andate a strizzare la leva del freno riescono a frenare molto molto bene. Quando fate queste inchiodate qua vi entrano le 4 frecce e lì vuol dire che siete in modalità staccatona. Per quanto riguarda i freni, approvata al 100%. Poi c'è questo bellissimo tastino che basta fare tic. Ah no, però motofermo. Ah no, sì, disattivi traction control così, con un tasto. Sospensioni un po' durette, vanno sicuramente tarate, perché tanto sono completamente regolabili della Kayaba. In questo momento sono state un po' dure per un utilizzo forse così un po' sportivo. Certo l'asfalto non è messo benissimo, perciò si vanno a sentire un po' tutte le asperità. Molto molto bella, però anche nelle curve molto bene, divertente. Poi anche il cerchio anteriore da 21 non mi dà particolari problemi nella guida. Questi pneumatici di Scorpion Rally anche su queste tipologie di strade fanno il loro dovere, si comportano proprio molto molto bene, ti danno una bella confidenza anche sull'anteriore. C'ha una bella coppia, ai 4000 giri inizia a spingere molto molto bene e ti porta molto bene fuori dalle curve. È bella divertente anche sui passi di montagna, anche nella guida un po' così, un po' più allegra. Ha una bella tenuta anche della linea, chiude bene le curve. Mi piace molto la ciclistica, probabilmente è dato da un po' l'inclinazione del canotto di sterzo e tutto. Comunque la sento bella agile, nonostante anche il peso, che non è indifferente, perché comunque stiamo parlando di un 230 kg, qualcosa di più a pieno carico. Ma guardate, io sto facendo tutta la strada in terza. C'è una coppia che mi tira fuori dalle curve senza problemi, non c'è bisogno di continuare, metti una marcia, togli la marcia. Bellissima, davvero davvero divertente anche in queste strade piene di curve. Non mi sembra che abbia particolare on-off, perciò non mette in difficoltà nella riapertura dalle curve. Molto bello, divertente. E adesso siamo in una stradina bella stretta con dei bei tornantini stretti, così testiamo anche un po' di agilità di questa motona bella alta, sembra di stare su un cavallo. Ma adesso, visto che ci sono quasi 40 gradi e dobbiamo bere dei sali minerali, noi ci fermiamo un attimino per dimmi che è aperto, non dirmi che è chiuso. È tutto chiuso, ragazzi, non ci fermiamo perché è chiuso.
sto morendo. Mangiato abbiamo mangiato, bevuto abbiamo bevuto. Possiamo tornare a fare il test ride? Sì. Non fate i test ride a giugno. Sì, ma neanche ad agosto, No. luglio, No. inizio settembre. Ci pensiamo noi a morire per voi. Cominciamo con lo sterrato, dato che abbiamo un anteriore da 21, io direi che lo sterrato va fatto. Ho già messo l'airbag in modalità off-road, se no esplodo. Magari mettiamo anche la moto in modalità off-road. Fuori strada, i livelli di traction control mi dà 3, 2, 1 staccato. Direi che il livello 3 è un po' troppo invasivo per questi tipi di terreni. Invece il livello 1 ti fa già godere un po' di più. Ovviamente si può disinserire completamente, decisamente molto meglio col livello 1 o addirittura livello 0, quindi totalmente disinserito. Quindi sta tutto nel vostro polso poi. Noi lo stacchiamo perché siamo dei pazzi furiosi. Iniziamo con una guida in piedi. La posizione di guida in piedi mi sembra, per la mia statura, ramo, mi sembra molto comoda. La moto si stringe bene tra le gambe perché nella parte qua centrale è molto stretta. Manubrio mi sembra un'altezza giusta per me. Abbiamo una buona postura, una buona possibilità di agilità di movimento. Il cupolino sicuramente non vi va a dar fastidio durante il fuoristrada perché è là in basso, è impossibile andarci incontro. Abbiamo delle pedane veramente molto grosse, molto larghe, con una gomma che è possibile rimuovere, quindi per andare sul ferro zigrinato ed avere un grip ancora maggiore. Cosa positiva, il cavalletto è molto alto, ma come vedete si può mettere la moto anche in una strada un po' inclinata e sta bella su dritta. In off-road può essere comoda questa cosa. Molto comodo il TFT che si inclina un po' leggermente verso l'alto in modo che rende tutto un po' più visibile. È vero che ha dei numeri molto grandi, perciò è comunque visibile, però insomma una comodità in più. Molto bene, molto bene CF Moto. Bene, finalmente siamo tornati. Un caldo della... Tanto caldo non solo da parte della temperatura atmosferica. Quindi, allora, visto che sei partito così, partiamo subito con i lati negativi, i contro, che poi, secondo me, non sono tanti, però ce n'è uno. Calore. Primo contro, forse il più grosso. Sì, Ok, Euro 5, tutte le moto scaldano, va benissimo. Cioè no, però è così. non ci si può fare niente. No. Però scalda davvero tanto nella parte polpacci, stinco. Sì, la parte bassa delle gambe, dove hai le ventole qui che buttano fuori, ti buttano fuori proprio sull'altezza degli stinchi barra polpacci interni. Poi è vero che la stiamo provando con le temperature più alte che ci sono. L'ondata di caldo Sì. di fine giugno è così. Siamo in un momento super caldo e questa non aiuta assolutamente. Per essere un adventure, dunque anche un po' votata ai viaggi e tutto, il cupolino non è super protettivo. Ok. Lascia scoperte un po' le spalle e anche la testa. E l'ascella, vabbè, è durina, però non è una roba troppo eccessiva. Col tempo, anche se stai su dopo chilometri che fai, non è così dura che ti dici. È la sensazione iniziale, quando ci sali all'inizio dici è un po' troppo sostenuta. In realtà dopo, mentre ci stai su per più tempo, io Sì. mi sono trovato bene, insomma. Mi ci ritrovo in questa cosa, però secondo me potevano farla un filo più morbida. Vedi, ognuno ha il suo culo. Sì, ognuno ha il suo culo. Difetti? Per me sono finiti. Freni spaziali, frena da Dio. Sia quello Sì. davanti che quello dietro. Sì, anche a me i freni mi sono piaciuti. Li dosi entrambi bene, riescono a essere dosati tutti e due. Il motore a me è piaciuto tantissimo, anche on-off così, niente che disturba. Non puoi mettere una marcia troppo alta stando bassi di velocità. Ha un po' più di limitazioni rispetto a un 3 cilindri, quindi se metti una quarta a 40 all'ora la cominci a sentirlo un po' saltellare. Comunque è pur sempre un 1000 Sì, bicilindrico, è normale che faccia così, non è un difetto. Beh, altri pregi, io direi il TFT. Sì. A me è piaciuto tantissimo. Allora, è pieno di robe, C'è 3000 roba. tantissima roba, veramente tanta roba. Sì, è da studiare Sì, il TFT, però c'è tutto. Non gli si può dire niente. no, vedi tutto, è tutto visibile. Con i guanti funziona. Con i guanti funziona bene anche il touch, perché è anche touch, lo puoi inclinare per vederlo meglio o comunque per il riflesso. Le sospensioni, Completamente regolabili della Kayaba, dunque
Problemi non ne potete avere perché proprio ve la regolate come volete. Anche in off-road a me è piaciuta. Col 21 davanti va molto bene, secondo me. Abbiamo fatto una strada bianca, niente Sì, non di abbiamo più. fatto niente di impegnativo. Dunque, Può fare di più di quello che abbiamo fatto? Assolutamente. sì, anche blocchetti così sono completi. Anche la finitura, sono blocchetti non troppo plasticosi, non senti che ballano, sono proprio finiti bene. Anche la manopola, non hanno gioco. Abbiamo visto moto di marchi ben più blasonati che qui tremano, invece qua Bella ferma. è bella ferma, non hai gioco, non hai niente. No, le finiture non c'è niente da dire. È davvero completissima. Un 1000. Un 1000. 113 cavalli, 105 Nm, manopole, sella riscaldata, elettronica completamente della Bosch, TFT con tutto, Apple CarPlay, il cruise control, pinze della Brembo, sospensioni della Kayaba, 4 mappe, 2 per l'off-road, la mappa Rain che porta a 70 cavalli E per un prezzo da... adesso è in promo a 9.990. Sì. Il prezzo Ufficiale. ufficiale franco concessionario sarebbe 10.490, dunque 500 euro in più. A me piace forse un po' di più la colorazione verde, Ok, sì, anche a me. cioè questa è bella, però È una bella quella colorazione. verde è più adventure. Sì, quel verde opaco un po'... Sì, anch'io preferisco. Voto 8,5, tu? 8,5. Anch'io avevo in sì. testa 8,5 perché Sì. non c'è niente da dirgli. Approvatissima. Sì, questo video è finito. Prima di salutarci vi ricordiamo che c'è il test della Zavorrona da vedere alla Esatto, fine del alla video. fine. Per questo video è tutto, ragazzi. Ringraziamo ancora CF Moto Modena. Esatto. Lasciate un like, iscrivetevi, lasciate hype che è gratuito. E noi ci vediamo. Al prossimo video. Ciao belli. Ciao. Siamo pronti per il test della Zavorrona. Adesso saliamo e la proviamo subito alla svelta. Tiriamo fuori le pedaline, se no col cavolo che salgo qui su questo cavallo. Vado? Vada. Aia. Sono in basso, mi aspettavo di essere più in alto. Vado. Vediamo un po', le prime impressioni sono che abbiamo molto posto per il passeggero, c'è veramente molto posto qua, non mi sento di dover stare a ridosso del pilota. Subito così posso dirvi che non si sente la presenza del passeggero addosso. Ovviamente come tutte le adventure siamo belli seduti dritti e anche il passeggero lo è, dunque non ve lo sentite addosso. Mi aspettavo di essere un po' più in alto rispetto al pilota, invece più o meno siamo alla stessa altezza. Adesso facciamo un paio di curvette per vedere il comportamento. Ok, sì, essendo così accucciata dietro adesso tende ad allargare un po' in uscita di curva, però a parte questo fattibilissimo anche andare in due. Si sente subito, ormai abbiamo provato un po' di moto e si sente subito se la persona dietro risulta un problema per la moto o meno, e in questo caso direi decisamente di no. Le pedane le sento leggermente avanzate, quindi con una piega di circa 90 gradi, non restiamo con le gambe troppo piegate. E anche i freni comunque, come erano buoni prima, sono buoni anche per due persone, la potenza frenante c'è, basta tirare leggermente di più la leva come è normale che sia e frenano senza alcun problema. La sella dietro è leggermente più dura di quella del pilota, quindi la coda della sella si sente che è veramente più sostenuta, molto più sostenuta rispetto alla sella del pilota. È comunque una posizione più che comoda e va più che bene per due persone. L'unica mancanza magari è un po' più di imbottitura per il passeggero. Va benissimo, per me approvata, anche in doppio non c'è nessun problema. Per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!